Risorge! Anche se forse il termine risorge non è proprio il più adatto per questa situazione, perché in effetti non è una resurrezione, ma una vera e propria nascita. Ma io direi di partire dall'inizio, così che chi arriva per la prima volta su questo canale possa scoprirne un minimo la storia e quindi capire chi sia Wicus e chi sia Alessio. E soprattutto perché chi dopo 2 anni non mi ha ancora abbandonato scopra cosa è successo e perché. Il canale Wicus nasceva perché io, Alessio, potessi dare sfogo ai miei pensieri riguardanti il cinema e poterne parlare in modo approfondito, dando dei giudizi totalmente personali su ciò che riguarda questo medium che mi accompagna sin da quando ero piccolo. Era un angolo tutto per me, dove potevo parlare in modo estremamente impacciato dei miei film preferiti e anche di quelli che avevo appena visto, dandogli persino un voto. Tutto cambiò quando, con un po' di coraggio, decisi di fare anche delle live su Twitch dove parlai direttamente con chi mi seguiva dello stesso discorso. Lì successe qualcosa, fu come se una parte di me si fosse scissa nella mia testa e Wicus fosse diventato una persona a sé. Pur mantenendo il mio carattere e i miei gusti personali, Wicus prese un po' il sopravvento e decisi quindi di dargli più spazio. Essendo Wicus il mio nickname in praticamente tutti i videogiochi ed essendo anche un appassionato di essi oltre che di cinema, decisi che Wicus su Twitch dovesse occuparsi di quello e che io, Alessio, dovessi continuare con il cinema, pur lasciando il nome di Wicus al canale così da uniformare il tutto. A stretto giro nacque anche l'attuale Wicus on Games o WOG per gli amici, ai tempi era Wicus and Shine, e improvvisamente il canale Wicus iniziò ad essere sempre più marginale. Provai a continuare a portare qualche contenuto qui, come i video sui film anni 70, 80 e 90, ma il tempo ormai era veramente misero e riuscivo a guardare a malapena un film ogni 15 giorni, quando andava bene. Così nel 2022 questo canale ha cessato la sua attività, con un ultimo video intervista che, ad oggi, non trovate più sul canale per svariati motivi, primo su tutti il fatto che non c'entrasse nulla con il cinema. In 2 anni ci sono stati tantissimi alti e bassi per i canali gestiti sotto il nome di Wicus. Ha provato e riprovato ancora a far nascere un progetto che valesse la pena di essere seguito e che potesse essere apprezzato. Purtroppo, però, Wicus ha fallito. E non poco, anzi, perché Twitch, dopo varie chiusure e riaperture, è stato praticamente soppresso durante il 2024 e quindi si è creato uno spazio non da poco per Wicus on Games, su cui ha iniziato a costruire un progetto che mirava a mescolare cinema e videogiochi tramite serialità e continuità e con un montaggio volutamente più vicino a quello di un film, laddove fosse possibile. Ci fu anche un piccolo tentativo di riconciliazione tra me e Wicus, con il video sulla serie TV di Fallout, video a cui tenevo tantissimo perché sarebbe potuto essere l'inizio di una nuova serie e di una fusione tra i due canali, ma non funzionò. Inutile quindi dire che anche Wicus on Games per Wicus sia stato un enorme fallimento e alla fine, con un video veramente molto personale, ho abbandonato la mia controparte videoludica, riuscendo finalmente a tornare Alessio. Ora, non è che Wicus sia totalmente scomparso, gli ho affidato una rubrica tutta sua su TikTok che si chiama Cosa ne penso di, in cui può tranquillamente dire la sua sui giochi appena giocati, però diciamo che in tutto il resto Wicus non esiste più. È praticamente rinchiuso in una stanza chiusa a chiave nella mia testa. Dopo questa lunga, o almeno credo, spiegazione di cosa è successo in questi anni, arriviamo ad oggi. Oggi nasce l'angolo della Iena. Perché la Iena? Oh beh, per molti motivi. Sicuramente uno è che mi piacciono le Iene, oltre ai buoni e vecchi bradipi. Un altro è che se decido di sparare a zero su un film che non mi piace, lo faccio senza problemi e divento per l'appunto una iena. Un altro invece lo scoprirete a fine video. L'importante è questo, la iena sono io, Alessio, e il mio obiettivo sarà quello di fare esattamente ciò per cui avevo creato il canale, parlare di cinema e sporadicamente di fumetti e libri e di creare un dialogo con voi nei commenti. Come lo farò? Bene, ora vi dico come saranno strutturate le recensioni, che ovviamente non saranno per nulla professionali perché non sono un critico cinematografico che ha studiato per questo, ma un semplice amante del media che ha dei gusti personali e li vuole condividere in questo modo.
Per i film avremo una struttura in cui ci sarà una breve introduzione al film, vi racconterò la trama cercando di evitare più spoiler possibili, dirò cosa ne penso di regia e fotografia, poi delle musiche del sonoro, della recitazione e del doppiaggio italiano, tutto ciò sempre molto in breve. Infine ci sarà una mia opinione personale riassuntiva e un voto totalmente personale. Su questo voglio dirvi che i voti saranno anche basati sul genere del film, quindi se parlerò di un horror e darò un 9, sarà un 9 al film come horror in sé e non come film in generale. Spero si sia compreso. Un po' diversa invece sarà la gestione delle saghe e delle trilogie, per cui sceglierò caso per caso se parlare di tutti i film in un colpo solo, quindi introduzione, poi parlerò velocemente della trama di ogni film dandone un'opinione personale più voto e alla fine concludere con un'opinione riassuntiva con voto medio, oppure se parlare di un film per volta. Le serie TV invece saranno più semplici e simili a fumetti e libri, in cui vi farò un'introduzione rapida, racconterò la trama, sempre cercando di evitare più spoiler possibili, e poi darò l'opinione personale, qui un po' più lunga rispetto a quella dei film perché racchiude il lato tecnico in modo molto riassuntivo. E infine, voto personalissimo. Ogni tanto potrebbero uscire anche dei video che faranno parte di una sorta di serie che avevo cercato di iniziare con Spider-Man No Way Home, cioè la mia storia con, in cui racconterò proprio la mia avventura con un film in particolare e andrò molto più a fondo con anche una sezione spoiler all'interno, proprio come feci ai tempi con il video che vi ho citato prima. La mia idea è quella di provare a far uscire un video ogni 2 settimane, ma non vi prometto nulla, perché non voglio trovarmi con l'ansia, come è già successo in precedenza, di non riuscire a rispettare una programmazione. Perciò i video usciranno quando riuscirò a farli o sarò ispirato, così da non intaccare quella qualità che voglio mettere nei miei video. Ultima cosa, i video avranno i sottotitoli in inglese disponibili, come potete vedere già da questo, così da renderli disponibili un po' a tutti. E fine! Siamo arrivati alla conclusione di questo video. So che ci sono tante informazioni da assimilare riguardo ai nuovi video, ma vi prometto che all'atto pratico saranno molto più semplici da comprendere, più facili a farsi che a dirsi, insomma. Spero che questo nuovo progetto vi abbia incuriositi. Nel caso non dimenticatevi di mettere un like e di iscrivervi al canale e, ovviamente, di seguirmi anche sugli altri social, di cui vi lascio i link in descrizione. Oh sì, non dimenticatevi di Wicus on Games, di cui trovate il link sempre in descrizione. Alla prossima! E benvenuti sull'angolo della Iena. Sul corpo di Wicus banchetta la Iena.